Bene, intanto buon pomeriggio a tutti coloro che sono in questa, finalmente, devo dire, anche se non piena per necessità, aula magna, e a tutti gli amici che vedo e che vediamo online e che saluto, a partire da Quam, con cui abbiamo condiviso il progetto iniziale di questo workshop, a tutti gli altri amici, alcuni vecchi amici, e anche veterani in qualche modo di questo workshop e altri invece nuovi compagni di strada in questa avventura che quest'anno compie 20 anni. Good afternoon, everybody, to all those who luckily finally are here in person in this Aula Magna, and to those friends I see online, Juan in particular, with whom we have shared this project from the very beginning, but also other friends, veterans and new friends who are with us in this occasion, with this celebration of a 20-year anniversary. Beh, 20 anni sono tanti per un workshop. E devo dire che è anche un grande piacere che il workshop di quest'anno, W.A.Ve 2021, segni anche la ripresa. Possiamo dire che già W.A.Ve era il più grande come estensione, come numero di partecipanti, workshop di progettazione al mondo, questo lo è sempre stato. Ma in questo caso, in questo momento specifico, io credo che segni anche internazionalmente il primo momento di ripresa, diciamo così, di ampio respiro di attività appunto come quelle di progettazione che appunto noi faremo nelle nostre aule, cercando al massimo di favorirne in sicurezza la presenza. 20 years is quite a lot for a workshop, and it is a pleasure for me that this workshop, W.A.Ve 2021, also marks a new start, a real new start. W.A.Ve used to be the largest design workshop in the world for number of participants, but it is important for us that it is really a new start for designing in person, respecting the rules of safety and security as much as possible. Quando un paio di anni fa con Quam Palermo abbiamo immaginato la possibilità di lavorare insieme, di collaborare insieme con Uniscape, che come sapete è l'associazione delle università che si occupano, che hanno al loro interno corsi che si occupano di paesaggio, abbiamo pensato di costruire insieme questo workshop, pensavamo anche a una doppia celebrazione. Da una parte, appunto, erano 2 anni fa, insomma, i 18 anni o i 19 anni di W.A.Ve e dall'altra parte i 20 anni della Carta Europea del Paesaggio. Da qui nasce l'idea di dedicare un workshop in modo particolare al paesaggio, o meglio al rapporto tra architettura e paesaggio, che è una declinazione particolare che W.A.V ha sempre dato ai temi del paesaggio. When a couple of years ago with Juan, we thought of the possibility of cooperating, W.A.V and Uniscape, which is, as you know, the European network of universities that deal with landscape, we thought we could have a double celebration, the 19 years of W.A.V and at the same time, the 20th anniversary of the European Convention for Landscape. So the idea of this workshop that stresses the importance of the link between architecture and landscape. Beh, molti di voi e anche molti degli studenti hanno già partecipato a questa esperienza, che è l'esperienza più attesa nel percorso formativo degli studenti di architettura allo W.A.V.
quindi non è il caso di spiegare più di tanto. Credo che Quamma spiegherà come quest'anno il coinvolgimento sia stato più ampio di quello dei docenti che sono stati invitati, perché per ogni isola invitata, per ogni luogo di progetto invitato, si è costruito un gruppo di lavoro che ci ha aiutato a definire i temi di progetto. Quindi da una parte 25 luoghi di progetto, dentro i quali hanno lavorato dei gruppi specifici che hanno elaborato, diciamo, i bandi o indicato i luoghi, e dall'altra parte, come al solito, 1200 studenti coinvolti, dai 30 ai 50 tra architetti e collaboratori coinvolti. Quindi ancora una volta una grande esperienza che ha sempre avuto per noi un duplice aspetto. Da una parte è il modo attraverso cui gli studenti vengono a contatto con la parte più innovativa e per noi più interessante della cultura architettonica internazionale, e dall'altra parte, in modo complementare, è anche un osservatorio su quello che sta succedendo al mondo in questo momento di passaggio importante nel campo dell'architettura. Many of you, and in particular our students, have already taken part in this experience, which is extremely important from an educational point of view, so I will not deal with this. Juan will explain to you that this year many more people will be involved in this experience, in these workshops, not only students and professors, because for each island, for each place chosen for this workshop, we will have a working group that was set up to define a place that will be the object of the project. So 1,200 students and 50 architects and collaborators that will be equally involved in the development of the workshops. So we are trying to develop two aspects that are fundamental in my view. Students that can get in contact with the most innovative international approach to architecture, but also a new observatory in what architecture is doing in the world. Quest'anno, come in altri anni, abbiamo anche avuto altri sostegni e collaborazioni fondamentali. Quindi da una parte l'idea elaborata con Uniscape e dall'altra parte, devo dire, fin quasi da subito il sostegno di RFI, della Rete Ferroviaria Italiana, che già era stata con noi in un'altra occasione, 2 anni fa, o 3 anni fa, nel 2018, quando ci eravamo occupati di centri storici, e che ritorna appunto con un proprio apporto specifico e un sostegno per noi importante anche sul tema di oggi. Tema di oggi che, come sapete, è dedicato alle isole. Quando abbiamo scelto questo tema, non era ancora chiaro lo scenario che ognuno di noi avrebbe avuto davanti nei mesi a seguire. Andando avanti, il tema prettamente di tipo quasi paesaggistico e di tipo geografico si è anche unito a una questione che abbiamo ripetuto anche stamattina nel corso della conferenza stampa, diventa di ordine più generale, cioè il tema dell'isolamento in qualche modo e della trasformazione quasi in un universo chiuso di ognuno di noi, paradossalmente, e anche delle città in cui viviamo. Quindi le isole vere, le isole del mondo, le isole più importanti del mondo, quelle che sono anche più legate ad alcuni dei miti, e dall'altra parte inevitabilmente il tema dell'isolamento, il tema della separatezza che molti di noi hanno dovuto sulla loro pelle subire in questi mesi. But we also have another kind of support and collaboration. The idea to collaborate with Uniscape was accompanied by the strong support we have received from RFI, the Italian railway network, that already collaborated with us 3 years ago in 2018 when we had a project on historic city centers.
They will continue their collaboration with us on this new theme, islands. When we chose the theme, we didn't know yet what the situation would be at the moment of the beginning of the project. And the theme of the landscape and the geographic approach has turned into something more general, we must say, because islands, the real islands of the world, those that are mythical examples for our culture, but also isolation, individual isolation due to lockdown, therefore isolation and separation for each of us. Vorrei anche aggiungere, e anche guardando chi ci ascolta e voi stessi, che W.A.Ve nel corso di questi anni è diventata anche una rete internazionale, una rete di architetti che si frequentano anche al di là della frequentazione, spesso internazionalmente, al di là della frequentazione specifica, e che sono accomunati da un'idea che in qualche modo a Venezia ha avuto uno dei luoghi di sedimentazione, cioè il fatto che l'architettura possa comunque, debba comunque essere legata a filo doppio con i luoghi in cui si produce e possa comunque ancora oggi cooperare perché i luoghi migliorino a partire dalla sua presenza. Quindi il rapporto col paesaggio, il rapporto tra architettura e paesaggio è anche un rapporto non solo di conservazione, ma anche in qualche misura di mantenimento in vita di qualche cosa che, come le città, ha estremo bisogno di mantenere la dinamicità che ha caratterizzato la sua esistenza. So I would like to add that looking at the people present here today, we can certainly confirm that W.A.Ve is not only a network, an international network of architects who are able to work and collaborate together, but it is also the sharing of the idea, and Venice has allowed us to develop this idea that architecture must contribute to improve the places where it is produced. So architecture and landscape not only connected to each other, but also a collaboration that keeps places alive. E voglio concludere con un'affermazione che può apparire scontata, ma forse non lo è così. Occuparsi di isole e concentrare sul tema dell'isola un workshop di questo tipo a Venezia è del tutto evidente, ha un significato particolare. La città che dalle isole ha prodotto una città, la città isola di per sé, quindi un significato simbolico molto, molto importante che va appunto al di là della scelta specifica di uno o di un altro tema. Cioè, lavorare da Venezia su questi temi ha inevitabilmente un significato particolare. E devo dire che Venezia, in questi mesi e in questi giorni di pandemia, malgrado tutto ciò che l'ha colpita, come ha colpito tutte le città, ha anche affermato una sua particolare caratteristica, che è quella di riuscire ad anticipare il futuro, in qualche modo. Venezia in questi mesi, senza turisti per gran parte, poi sempre più con un po' più di presenze, senza navi, senza grandi navi, eccetera, ha messo in evidenza quello che una città potrebbe essere. La dimensione di una città, la sicurezza di una città, i rapporti fra spazi e persone, eccetera, eccetera. Allora io penso che questo sia un tema importante, sia fondamentale quest'anno chiudere questo periodo di pandemia da una città che forse più di altre ha dimostrato come le città potrebbero essere. È anche per questo che noi abbiamo pensato di proporre, di candidare Venezia come uno dei lighthouse del New European Bauhaus, che è il programma che voi sapete, la presidentessa von der Leyen ha proposto al panorama europeo come luogo di sperimentazione della formazione anche legata al New Green Deal europeo. Quindi questa iniziativa, anche W.A.Ve, si pone all'interno di questa prospettiva. Ultima cosa che voglio dire è che questo workshop è dedicato ad Enrico Fontanari, che è mancato l'anno scorso,
è stato per molto tempo, quasi tutti voi che ci ascoltate l'avete conosciuto, è stato per molto tempo il nostro delegato alle relazioni internazionali e ha sempre lavorato in tutti alacremente per il successo di tutti gli W.A.Ve, cui era fortemente coinvolto e a cui credeva molto. Allow me to conclude with a final statement. Dealing with islands has even a more deep meaning in a city like Venice that is made with islands. It has a symbolic value, and therefore Venice in this sense is particularly important for these days. It has, despite its problems, it has shown what could be the characteristics of a city of the future, a city like Venice without tourists, without big ships, has shown what a city could be in the future, relating space and people and their lives. So it is particularly important to start this work in Venice. And allow me to say that this allows us to consider Venice as, to propose Venice as a lighthouse for the new project of a European Bauhaus, as Mrs. von der Leyen has suggested, to test a new experiment in the new European Green Deal. To conclude, allow me to say that this workshop is dedicated to Enrico Fontanari, whom you all met and who has always worked to develop our international relations and therefore strongly cooperated to make these workshops a success in the past. Thank you all. Bene, grazie. Adesso passo al ruolo di presentatore e do la parola ad Aldo Aimonino, che dovrebbe essere collegato, direttore ecco, benissimo, direttore del nostro Dipartimento Unico di Cultura del progetto. Aldo, a te. The floor to Aldo Aimonino, our professor. Sorry. Grazie Rettore, per me è un ritorno terribile che credo sia un problema dell'aula magna. Pronti? Eccomi. Allora, spero che mi sentiate tutti e mi sentiate bene. Evviva, grazie. È per me impossibile parlare di W.A.Ve in maniera scientifica, lo posso fare solo in maniera partigiana e emozionale, perché è un evento che prima il Rettore diceva che 20 anni sono lunghi per un workshop e sono lunghi anche nella vita di un uomo. Io insieme a Ferlenga, a Albrecht e ad altri ho partecipato sin dalla prima edizione, credo di averne fatte 16, quindi è una cosa inscindibile dalla mia esperienza personale. Allow me to say that it is impossible for me to mention W.A.Ve scientifically, to speak about this W.A.Ve initiative in a scientific way. I can only be extremely emotional about that. It is a very important event. 20 years are quite a lot for a workshop. They are a lot also for a man. And as Rector Ferlenga has just said, it is a long time, and I took part in W.A.Ve from the very beginning. I think I participated in 16 editions of W.A.Ve. Quindi questo fa di me un nostalgico veterano, mettiamola così. Vedo molti amici che sono letteralmente invecchiati con me, ma W.A.Ve ha rappresentato una cosa, secondo me, un mio ideale di idea di lavoro, cioè quello della fatica nella gioia, lasciatemi essere un pochino
così epico, se volete, ma ho sempre diffidato delle persone che hanno trasmesso l'idea che il lavoro è solo fatica, è solo, come dire, serietà, è solo impegno serioso per il raggiungimento di un obiettivo. Ecco, W.A.V per me ha sempre rappresentato il contrario, il raggiungere un obiettivo con fatica e con gioia. E è una vera festa, per me ha sempre rappresentato una festa dell'orgoglio dello U.A.V. As I was saying, 16 editions make a veteran of me, and I'm proud of this. I've seen many friends getting older, as I do, with me, but I must say that W.A.V is my ideal for working. I do not trust those who say that working should only be serious and should be commitment without any joy just to reach our objectives. W.A.V for me has been exactly the reverse. It is reaching your objective with commitment, but also a lot of joy. And this is why I think I can say that W.A.V has always been the real pride party of U.A.V, of the University of Architecture, of the Faculty of Architecture. Insieme alla più recente ma altrettanto gioiosa sfilata di moda che lo U.A.V fa ogni anno e che è arrivata molto dopo W.A.V, sono i due momenti in cui lo U.A.V tutto si riconosce in due eventi e spero francamente che questo possa moltiplicarsi anche a altri temi e altre filiere. È veramente un evento collettivo, una partecipazione straordinaria è stato ricordato prima dal rettore, è il più grande workshop di progettazione planetario. È sempre stato un luogo in cui appunto con attenzione e con fatica ma anche con gioia ci si confrontava su temi specifici della disciplina. Together with the fashion show that U.A.V has been organizing for some years now, W.A.V is the moment when U.A.V comes together again with joy and liveliness. And I hope this type of approach will also enlarge to different themes in the future. It is a collective event with an extraordinary international participation. It is a place where, with attention and commitment, we can deal with very specific themes in our discipline. È stato un momento appunto in cui U.A.V ha tentato, U.A.V ovviamente con tutti i docenti invitati che sono arrivati da tutte le parti, letteralmente da tutte le parti del mondo, nelle 20 edizioni che si sono, nelle 19 edizioni che si sono svolte, nella 20ª che è in corso, in cui lo U.A.V si è confrontato con le posizioni anche più, come dire, di ricerca d'avanguardia e di altissima performance professionale. Questo gli studenti l'hanno capito sempre da subito e ogni volta ci hanno messo del loro per portare il risultato sempre leggermente più avanti rispetto agli anni precedenti. Devo dire che se devo tracciare un bilancio di questi 4 lustri c'è sempre stata, come dire,
una ricerca costante di essere in qualche modo al centro del dibattito della progettazione architettonica e urbana. E questo, il contributo degli amici, dei colleghi e dei docenti esteri ha dato ogni volta, è riuscito a dare una iniezione, una scossa di, come dire, di pensiero che ha aiutato poi in seguito la scuola a andare avanti rispetto anche a queste, come dire, nuovo portato della disciplina che arrivava anche dall'estero. Quindi un doppio effetto: da una parte sicuramente la nostra scuola, dall'altra la continua iniezione di nuovi e di importanti idee che provenivano da un panorama assolutamente articolato. So I must say W.A.Ve is a moment in which U.A.V, with its professors and those professors that have participated coming from all over the world in these 20 years, has tried to represent the most avant-garde positions in our profession, as well as an extremely professional performance that has always been recognized by our students who have worked hard in order to bring even more forward our results. If I can draw a balance of these 20 years, I must say that we have had research at the center of the debate on architectural design. And I must stress that the contribution by our foreign friends has given us a shake to our thoughts, has helped U.A.V to go on to face new themes. So a double impact on the School of Architecture and at the same time on a continuous injection of new ideas coming from all over the world. Per finire, due cose. La prima, invidio moltissimo sia i docenti che gli studenti che quest'anno parteciperanno a W.A.Ve. Io sono 2 anni che non partecipo proprio perché per il ruolo di direttore che non me lo consente. Dal prossimo anno sono felice di riprendere, se mi vorranno, a insegnare a W.A.Ve. La seconda l'ha già detto il rettore, voglio ricordare anch'io Enrico Fontanari. Posso dire che oggi sono poche volte nella mia vita una persona mi è mancata come mi manca Enrico oggi. Grazie. So just to conclude, allow me to say a couple of things. One, I really envy the professors and the students who can participate in this edition of W.A.Ve. As I am directing a course, I cannot participate, but I will do so next year as soon as my office will expire. And second, and the rector has already mentioned this, I would like to remember again Enrico Fontanari. Just a few times in my life I have missed a person so much as I miss Enrico Fontanari. Thank you all. Bene, adesso passo la parola a Juan Manuel Palerm che dalla sua isola, appunto dalle Canarie, ci racconterà come, poi sarà qui nei prossimi giorni, sarà con noi, come è stata ideata e anche con quale tipo di meccanismo, come vi dicevo abbastanza allargato e complicato, si è pensato già ormai quasi 2 anni fa a questo workshop che oggi finalmente riusciamo a fare e riusciamo a fare in presenza.
now to Juan Manuel Palermo, who from the Canary Islands will tell us how this edition has been developed in 2 years and how it has been made possible in person, above all. Eccellentissimo rettore, direttore del Dipartimento, carissimi amici, tra l'altro Alberto e Aldo, a tutti i colleghi che vedo online, anche quelli che sono presenti in forma presenziale lì all'Aula Magna di Venezia. Prima di tutto mi scuso per non essere da voi adesso presenzialmente, ma capiresti che tra un po' di ore mi metterò il secondo vaccino, la seconda prova di vaccino, e non posso assolutamente mancare per riuscire forse dopodomani prendere l'aereo e stare con voi, non lavorando, peccato, però almeno vedendovi e discutendo, prendendo un'ombra o un spritz in piazza. Perché il W.A.Ve è continuo, non si ferma mai, sono 24 ore quasi, 24 ore su 24 che si lavora per queste 3 settimane e questa volta con l'esperienza di anche riuscire a farlo online, ancora di più, ancora si sono rotte le frontiere e sono capaci proprio di andare a tutte le parti del mondo, dal Giappone all'America, da Occidente, da Oriente a Occidente. Come potete immaginare, per me è un grande piacere essere con voi come presidente di W.A.Ve. Rector, director, dear friends, Alberto e Aldo, but also colleagues whom I see in person and also connected online. Unfortunately, I cannot be there and I really regret this, but I will have my second shot of the vaccine in a few hours. And so I will try and be there in Venice in a few days to have an ombra together in St. Mark's Square. We have been working, we will be working 24 hours a day for 3 weeks, and the fact of working online as well has enabled us to contact people and collaborators all over the world, from Japan to the Middle East to other places in the world. It is a great pleasure for me to be there with you, connected on the screen. Sì, grazie ancora per Alberto, specialmente come rettore di Venezia, per la sua disponibilità, anche la facilità di lavorare insieme su questo argomento, di trovare attraverso il mondo le diverse isole capaci di partecipare in questo immenso, come diceva bene Aldo Aimonino, questo immenso lavoro di proiettazione nel W.A.Ve. So I want to thank again Alberto, the rector, for his availability and for the great work we have done together to identify the islands that could be part of this huge design project. Bene, perché le isole? Possiamo parlare, quando parliamo di architettura del paesaggio vincolato a isola, per noi di W.A.Ve, ma anche con tutto il gruppo del lavoro tra W.A.Ve e W.A.Ve, abbiamo trovato attenzione di che succede qualcosa nelle isole oggi che sono capaci di trascinare un mondo non soltanto di insognazione, di desiderio, di capacità di capire qual è la problematica attuale, contemporanea della proiettazione e anche dell'architettura del paesaggio. Per noi la isola oggi forse è una possibilità di farci capire meglio quello che succede nel fatto del proiettare, di riuscire a capire la immaginazione e la fantasia attraverso una costruzione dove il paesaggio si focalizza come centro d'azione. Per questo, per noi, per quello W.A.Ve, era fondamentale come riuscire a offrire il nostro contributo per capire un po' meglio questo che si chiama oggi tante volte il paesaggio contemporaneo.
Why did we choose islands? If we talk about architecture and landscape on islands, it is undeniable that on the islands many things happen that we cannot find elsewhere. On the islands we find a collection of themes that can help us to better understand design and architectural landscapes. The islands can be a tool for us to better understand designing the emotions with a landscape that is particularly focused on a number of problems. We want to try and give our contribution to the understanding of what we define as contemporary landscapes. Well, questo concetto del paesaggio vincolato alla isola, per noi quello che abbiamo discusso con tanti gruppi, non è tanto quello di trovare l'essenzialità, quello del paesaggio, sino di più, cercare quello che si mette in connessione. Fare la scoperta della struttura dei rapporti, riuscire a svelare il numero indeterminato di connessioni o quello che incrocia, che si possono stabilire come elementi nuovi del progetto. Questo in una isola, io sono abitante di una isola, ho nato in una isola, tutta la mia famiglia è nata in una isola e come diceva mio padre, una isola manca qualcosa sempre, forse quello che troviamo fuori della isola e riusciamo a capirla all'interno. Questa dualità, questa difficoltà di capire questo senso di isolamento, ma allo stesso tempo il senso dell'acqua come elemento che contorna, il senso dell'assenza, di come riuscire a trovare questo sistema di rapporti all'interno della isola, è proprio quello che mi sembra fondamentale oggi come elemento di progettazione. The idea of landscape on an island does not only mean to understand the essential problems of the place, it is also a matter of connections, of relationships. It allows us to develop, to focus on new elements of our ability to design. I was born on an island. I've always lived on an island. My parents were born on an island. And we can always feel that something is missing on this island. But we understand this when we move out of the island. We have this feeling of isolation, of absence. The capacity to understand relationship in an island is fundamental. Bene, per fare questa proposta, un escape con W.A.Ve, siamo riusciti a parlare con tante isole del mondo. Quasi siamo arrivati a 60 di isole. Dopo dei promotori di ogni isola, dopo il lavoro di parlare con loro, abbiamo fatto una proposta di rapporti che per fortuna adesso abbiamo una rete nuova di persone, di istituzioni che hanno voluto partecipare di una forma espressiva in queste W.A.Ve, in queste workshop. I promotori di ogni isola, più i professori, il gruppo di lavoro locale, hanno riuscito a costruire una sorta di elementi, una sorta di background, una sorta di complessità, quasi come se fossero che tutte le isole si mescolano, si mettono in relazione, per vedere quali sono le possibilità di sviluppo. Io ringrazio molto a tutti i promotori di ogni singola isola e ringrazio molto a tutti i gruppi di lavoro di ogni isola che sono riusciti a costruire un mondo che speriamo si sviluppi di una forma magnifica, no ho dubbi, e nell'intensità del workshop a Venezia. In order to make this proposal with Uniscape and W.A.Ve, we have spoken a lot with the people living in many islands of the world. We have reached more than 60 islands for this project. And after speaking, we have proposed
to create relationships that would end up in a real network, putting together people and institutions. We have had promoters and professors working on those islands who have helped us build a complexity that allows us to understand the possibility of development for each island. And I want to thank these working groups that have built this international collaboration that I hope will further develop in the future. Sì, come Uniscape noi facciamo dopo insieme a W.A.Ve in ottobre facciamo una riflessione sul lavoro fatto qui a Venezia e invitiamo a tutti a offrire anche il contributo di questa riflessione che portiamo fino a ottobre, perché siamo convinti che per il paesaggio, per questo termine fondamentale oggi del paesaggio vincolato fondamentalmente attraverso del convenio europeo del paesaggio fatto 20 anni fa a Firenze, ci sembra fondamentale il contributo della progettazione architettonica attraverso il paesaggio. Mi sembra che un'esperienza come questa del workshop del W.A.Ve viene a mettere in fuoco una delle questioni fondamentali: come si fa il progetto del paesaggio o come si deve fare il progetto di architettura del paesaggio, come ottenere al stesso tempo tutte le caratteristiche formali, elementali, tettonica proprio dell'architettura e come dobbiamo riuscire a mettere in piedi tutti questi elementi della biologia, la geologia, la formologia, la capacità, le persone, la geologia, l'economia, come riuscire a costruire sistemi di elementi. Attraverso, credo che un esempio di progettazione con 25 isole del mondo che siano capaci di affrontare le sue caratteristiche e problematiche, dobbiamo assolutamente offrire alla società una nuova forma di capire come si deve introdurre il progetto e la capacità di trasformare e anche di introdurre qualità al territorio. As Uniscape, together with W.A.Ve, in October, we will have a moment of reflection on the work that will be carried out during this workshop. And this is because the landscape, after the European Convention on Landscape that took place 20 years ago in Florence, is a fundamental element. We have to focus on this fundamental issue in order to understand how to design a landscape, both with the formal characteristics, but also taking into account geological, economical factors in order to build a real system. 25 islands in the world will be examined during the workshop, and I really hope we will manage to offer the possibility of understanding how it is possible to introduce islands and their problems in designing. Sì, noi come una rete di 65 università europee che sono vincolate alla rete Uniscape, non possiamo fare di meno di ringraziare a tutti gli studenti, anche a tutti i professori, nel senso di capire che è fondamentale oggi riuscire a costruire un mondo intellettuale dove l'educazione del paesaggio sia vincolata non soltanto alla contemplazione del stesso o della natura, sino come riuscire a introdurre gli strumenti capaci attuali contemporanei perché il progetto di architettura diventi sempre di più paesaggio, sempre fu, ma oggi particolarmente deve assumere delle competenze fondamentali che bisogna imparare. Per imparare, credo che l'università con gli studenti sia proprio il nodo centrale che dobbiamo sviluppare e offrire non soltanto alla società, sino a quelli che gestiscono la politica,
Credo che la governanza oggi del territorio deve assumere una competenza vincolata con la capacità che il progetto di architettura del paesaggio si offre oggi nella società. Non è possibile, secondo noi, riuscire a capire solo la sostenibilità o cambio climatico o capacità di trovare il mondo con le sue condizioni naturali buone, se no partiamo da un'idea, di un principio dove il progetto sia il centro di attuazione della formulazione di trasformabilità e di qualità del territorio. Credo che in questo caso il W.A.Ve offre tutto quello, non soltanto nel senso del contenuto, ma anche della strategia. E spero proprio che il risultato siano a livello per arrivare a offrirlo al mondo. As a network of 65 European universities in Uniscape, we want to thank all the students and professors who will collaborate with us. It is fundamental for us to build a new intellectual approach to the world, taking into account landscape not only as something to be contemplated and looked at, but also to transform it into a connection between landscape and architecture. We need new competencies, and the universities and the students are central for this project in order to send a message to those who make the political decisions in the end. It is not possible to talk about sustainability or climate change unless you start from an idea that has landscape, quality landscape at the center of the project. And this should be, I think, our strategy, and I hope the results of this work, of these workshops, will be successful enough to be a guidance for the rest of the world. Bene, per finire mi scuso per il mio italiano, che forse ho fatto alcun sbaglio. Mi scuso anche, riesco a vederli tra poco, mi scuso di non la presenza lì da voi in sala con il rettore a Venezia, ma sarò tra poco e spero girare con voi, andare alle sue aule, stare con voi e partecipare in lo possibile con tutti voi. Come diceva sempre un amico che era, e ripeto, insisto, e me unisco a Aldo Aimonino e Alberto Ferlenga, dell'amico Fontanari, Enrico Fontanari, che so che con Mattias, con Felipe, con tanti altri eravamo amici, che ci troviamo lì tante volte in diverse parti del mondo. Comunque era impossibile viaggiare come lui, assolutamente impossibile. Era impossibile stare come lui, impossibile. Era impossibile la possibilità di che per me era un piacere andare a mangiare con lui a Venezia. Sempre aperto, sempre con un bicchiere in mano, ma sempre con una mente aperta, assolutamente aperta. Sembrava che non facevano nulla, sembrava sempre una persona che era dietro e alla fine è quello che rintracciava a tutti noi. Quello che era capace di metterci insieme, quello che era capace di discutere anche appassionatamente, ma anche di stare insieme mangiando, ubriacandoci, anche viaggiando insieme. Era una fortuna aver conosciuto a questo uomo, anche essere collega di lui. E spero proprio che credo che questo omaggio che il W.A.Ve di Venezia ha offerto di fare un omaggio attraverso di questi workshop W.A.Ve a Enrico Fontanari, credo che dobbiamo essere all'altezza di offrire in questi seminari, in questi workshop, dei risultati splendidi, che senza dubbio si metterà molto contento. E spero proprio questo e ringrazio di nuovo a tutti gli organizzatori, a tutti gli organizzatori che sono riusciti anche a lavorare insieme con diversi gruppi, tra l'altro Uniscape e W.A.Ve, con tutti i suoi magnifici collaboratori. Grazie tante e a presto. E buon lavoro. To conclude, I apologize again for my Italian.
and for not being there with you all. As I said, I will be there soon. I hope I will be able to participate in the work that will take place in the rooms of the university in person. And as my friends have done before, Aldo and Alberto, I want to remember Enrico Fontanari. With Mattia and Felipe, we were real friends. We went around together. It was difficult to travel with him. It was difficult to talk to him sometimes, but it was so nice to go out for dinner with him, to discuss with his open mind. He was able to put us together and keep us together when we were working. It is a great idea to pay tribute to him with this workshop. I am sure, and I really hope the results will make him happy for what we are going to do in his memory. Thank you all. Allora, grazie a Juan Manuel Palerm, che ricordo è presidente di Uniscape in questa fase. Grazie anche alla nostra traduttrice per lo sforzo eroico di tradurlo. E adesso invece passo la parola a Sara Venturoni per Rete Ferroviaria Italiana, ricordando che, come già abbiamo fatto all'inizio, il sostegno che RFI ha dato e ha dato nello scorso workshop e darà sicuramente in questo, non è un semplice sostegno formale, lo dico perché l'abbiamo già sperimentato, è un sostegno sostanziale, saranno presenti sui temi che ci hanno proposto, 2 grandi isole, la Sicilia e la Sardegna, e sulle iniziative che la rete ha in corso. Saranno presenti e, come nella scorsa edizione, daranno un contributo anche diretto ai tavoli dei nostri studenti. Prego, architetto Venturoni. To pass the floor to Sara Venturoni for RFI, Italian Railway Network. They have supported us in the past and they will support us with this workshop. And their support, I must stress, is not just a formal support. They have included Sicily and Sardinia and their project on those 2 islands, and they will give concrete contribution to the work that will be done on those 2 islands. Grazie Alberto. Confermo, diciamo, per noi come rete è un ritorno questo WAVE. Eravamo qui nel 2018 e l'esperienza che traemmo al tempo, diciamo, nasceva per motivi in parte diversi, no? In parte ricorrenti, perché in parte diversi. Partiva nel 2018 un progetto importante che era quello di ricondurre all'interno di rete una rinnovata attenzione a quello che le stazioni ferroviarie rappresentano dal punto di vista dell'essere il punto di contatto più significativo tra il sistema ferroviario e i nostri territori. Quindi un progetto che accendesse nuovamente un riflettore sulle stazioni e sulla loro multidimensionalità, delle vere e proprie cellule territoriali, quindi non solo punti di accesso ad un sistema di mobilità che oggi, e lo dirò nel seguito, è sempre più centrato su una modalità ferro nella nostra pianificazione nazionale, ma anche delle importantissime zone di rilevanza urbanistica all'interno dei tessuti delle nostre città e dei territori in generale. Thank you. I confirm what you have just said. We are back. We were here in 2018 for a number of similar and different reasons. In 2018, we had started a project to draw the attention of the public to the railway stations that are a point of connection between the railway service and the territory. They have a multidimensional nature. They are not just a point of access to a transportation network, but they become a center of connection with cities and territories at large. Questo fu il motivo della scelta di W.A.V, in particolare della modalità di un seminario di progettazione, perché l'azienda rinnovò l'attenzione, diciamo, al progetto nel 2018 con questa particolare connotazione che distingue W.A.V dalle altre università di architettura che abbiamo in Italia.
Da un lato l'avere questa particolare attenzione del rapporto tra l'architettura e i luoghi, e dall'altro dall'avere un profilo internazionale, perché per noi anche l'apporto dei colleghi che saluto, che sono collegati qui oggi, è fondamentale nel momento in cui si cerca di rinnovare i propri approcci e metodi progettuali, ed è fondamentale coinvolgere tutti i rappresentanti nella ricerca e nell'innovazione della progettualità, in primis l'accademia, quindi il mondo della formazione universitaria. This was one of the reasons why we chose W.A.V. and its designing workshop, W.A.Ve, because the company in 2018 had this great project of focusing on the relationship between architecture and landscape and places, an interdisciplinary approach, which is fundamental to stimulate innovation, and certainly universities are the best place to do so. Quindi questi sono i motivi ricorrenti, diciamo, che oggi ci troviamo a confermare. Ma che cosa, diciamo, distingue in particolare questo momento? Ci sono una serie di coincidenze. Il tema delle isole ci vede impegnati, sono appunto le isole maggiori italiane, Sicilia e Sardegna, con un momento di, diciamo, di intensità di investimenti che su commitment, diciamo, del governo attraverso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono stati inseriti all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dei 38 miliardi che RFI realizzerà in questo quinquennio, ben più del 40% sono destinati al Sud, e tra questi circa 700 milioni a stazioni del Sud, comprese le stazioni isolane. Quindi è un tema di grande attualità. 700 milioni le stazioni, 38 miliardi gli investimenti complessivi del PNRR dedicati all'infrastruttura ferroviaria. So these are the reasons we found in 2018 and we find today, but there are also different reasons this time. The theme of the islands, in particular Sicily and Sardinia, the two largest Italian islands, are at the center of an extraordinary investment plan supported by the Ministry for the Finances that is part of the plan for resilience and recovery. 40% of the funds are allocated for southern areas, and 700 million euros will be allocated for the refurbishment of railway stations in the south of Italy. Quindi riteniamo fondamentale, diciamo, anche in questo connotato culturale che ha il piano nazionale, no, di cambiamento del nostro Paese, quello di generare un coinvolgimento con le generazioni che sono destinatarie di questi investimenti. Non dimentichiamoci che il nostro piano nazionale è il Next Generation EU italiano, quindi quale migliore occasione che quella di coinvolgere l'intensità, l'energia, la vitalità delle giovani generazioni che prenderanno il testimone della nostra professione un domani, e che oggi dobbiamo interrogare perché i progetti che andremo a realizzare siano effettivamente rispondenti a quelle che sono le prospettive di uno sviluppo sostenibile per queste generazioni. So we think it is fundamental to create a new cultural approach involving the new generations. Let us not forget that the National Plan for Recovery, Resilience and Recovery is part of the Next Generation EU that involves the new generations in expressing their desires and in evaluating whether the projects we are choosing can respond to their actual needs. E anche per noi, consentitemi, è diciamo un investimento sulle persone. Diciamo, noi portiamo un tema d'attenzione, quindi c'è qualcosa che in questo scambio diamo come opportunità ai ragazzi, ai loro coordinatori, di trattare come un tema reale che prenderà corpo nei prossimi anni, e quindi rappresenta una priorità,
e dall'altra cosa portiamo, siamo sicuri di portare a casa. Quell'esperienza che ha richiamato prima Aldo Emonino. Noi abbiamo in questi anni assunto tanti architetti dentro Rete Ferrovia Italiana, anche altri ovviamente laureati in varie discipline, perché abbiamo detto i progetti sono un tema multidisciplinare e dobbiamo coltivare la gioia, la loro anima, nel mantenere alta questa fiamma che stiamo in qualche modo alimentando all'interno di un'azienda che è ovviamente pressata da obiettivi, diciamo, politici, che ha dei processi industriali a volte un po' appiattenti, e quindi mantenere alta l'intensità e l'energia della progettualità è qualcosa che noi dedichiamo alle nostre persone che parteciperanno questi giorni attivamente ai seminari, quindi è anche un investimento sul nostro capitale umano. For us, it is fundamental to invest on people. We focus on people, on young people in particular, because we think that we have to face concrete themes that relate to them. We are sure that by participating in this workshop, we will bring home what Juan Manuel was, or Mr. Amonino was mentioning before, a lot of experience. We have worked over the years with a large number of professionals and architects in particular, but we want to develop what we consider to be fundamental, joy, because our company at times has difficult times, and we are convinced it has to focus on developing future projects because we want to invest on what we define as human capital. Grazie. Allora, grazie Sara. Ricordo che Sara Venturoni e Antonello Marino sono tra i pochi, credo, tra i non tantissimi rappresentanti dell'architettura all'interno di un'azienda dove sicuramente gli ingegneri non mancano, ma le presenze invece interne, appunto, che provengono dalle nostre scuole sono un po' più rare, quindi è anche molto importante che ci sia questa apertura, anche questa consapevolezza che insomma le cose devono funzionare, ma se sono anche dal punto di vista estetico migliori, funzionano anche meglio. Antonello. Questi elementi che devono essere inseriti nei progetti devono essere il frutto di conoscenza, di competenza, e quindi diciamo noi parteciperemo con gioia nelle prossime settimane, diciamo, al W.A.Ve proprio per dare elementi di problematiche, di soluzioni che abbiamo acquisito nel corso di questi anni e di invece difficoltà che facciamo fatica a superare. Proprio per discutere con docenti e con gli studenti di possibili soluzioni che vadano bene a loro, prendendo spunto sia come professionisti sia come utilizzatori, perché poi i giovani sono quelli che utilizzano in maniera massiva i mezzi di trasporto dolce e pubblico. The rector just said that it is important to remember that Ms. Venturoni brings architecture in a company where so many engineers are working, and she can certainly bring with her the awareness that things must be functioning, but they must be also aesthetically valuable. We want to bring forward elements that can stress the importance of competence. We are participating in W.A.Ve in order to bring our experience, the results we have obtained, but also the problems we have faced in the past, so that together with professors and students, we can find solutions that can be acceptable and valuable to them, both as designers, but also as users of our means of transport. Bene, allora
Grazie agli architetti Antonello Martino e Sara Venturoni, grazie a Quam, grazie a Ferrovie dello Stato, grazie a Uniscape e grazie a tutti voi. Io voglio solo ricordarvi alcune cose, una che per ragioni di necessità, ovviamente, anche se questa è una prima è un primo tentativo, ma non solo un tentativo, insomma, di una ripresa della presenza. Non potremo fare esattamente come nelle altre edizioni. L'ultima edizione era totalmente online, è stato uno sforzo anche di invenzione, devo dire, che è anche riuscito. Oggi invece già le aule, oggi, stamattina, insomma, si stavano riempiendo nei limiti che noi, abbastanza rigidi, che noi abbiamo posto a garanzia di sicurezza. Non potremo fare esattamente come gli altri anni. Per esempio ci mancherà abbastanza la possibilità che negli altri anni c'era di allestire le stesse aule come in forma di mostra, questo non potremo farlo per ragioni appunto di sicurezza, e quindi abbiamo chiesto a tutti i componenti di sintetizzare il lavoro di questi giorni con un video. Anche questo video sarà comunque oggetto di discussione da parte di una giuria che abbiamo, di amici che abbiamo coinvolto, e anche in questo caso ci saranno, per quanto contano, insomma, ci saranno delle segnalazioni, dei premi. Da questo punto di vista è tutto come prima. Non ci sarà purtroppo, contiamo di riprenderlo già dal prossimo anno, la mostra finale. L'ultima cosa che voglio dire, ma questo lo sapete un po' tutti, lo sanno particolarmente quelli che hanno già fatto questa esperienza, è che cerchiamo di fare tutto con una certa leggerezza, anche perché siamo abituati a questa, ormai da 20 anni, insomma, a gestire questo evento. Ma questo evento è un evento che alle spalle richiede un'organizzazione complicata. Vi assicuro, piuttosto complicata, che parte molto prima e come in questo caso, come vediamo, deve anche adeguarsi a delle modalità diverse che, diciamo, per fortuna abbiamo anche imparato ad usare, uno dei pochi vantaggi dei mesi della pandemia. Quindi tenete presente, ma lo ricorderemo poi costantemente anche alla fine di questo nostro incontro, che ci rivedrà in questa stessa aula, dove purtroppo non possiamo ammettere anche tutti gli studenti, non ci starebbero in generale, ma insomma non potremmo neanche farlo per ragioni di sicurezza. Anche voi siete stati rarefatti. Il workshop è, come nelle ultime edizioni, poi sostanzialmente, oltre a me, condotto da Daniela Ruggeri e da Marco Ballarin. Loro sono i punti di riferimento, una grande esperienza rispetto a questo, ma c'è un folto gruppo di collaboratori, di giovani ricercatori che lavora e che vi aiuterà, assieme al quale collaborerete appunto in questi giorni. La richiesta di rendere facile anche il loro lavoro, perché insomma i risultati siano i migliori che ci possiamo aspettare in questa situazione. Ripeto, quello che dicevo all'inizio, il tema delle isole si presta a tantissime considerazioni, e tante più quelle che, come dicevo, oggi avremo di fronte. Credo che sarà anche un modo, forse per voi, specialmente per quelli di voi che non conoscono Venezia o mancano da molto tempo da Venezia, di vedere ancora per un breve tempo, credo, una Venezia possibile, una Venezia sopportabile, una Venezia sostenibile. Venezia sta riprendendo da molti punti di vista, ma è ancora una città che gode di un certo equilibrio ancora in parte accettabile, anche se molti aspetti stanno purtroppo ricominciando. Penso che questa esperienza, anche l'esperienza fisica di ognuno di voi che vede questa città in condizioni ben diverse dal passato, sia quest'anno una parte importantissima delle esperienze che si possono trarre da questo workshop. Buon lavoro a tutti e grazie per la vostra presenza. Well, to conclude, allow me to thank again Alberto Martino and Sara Venturoni. Thank you all for being here. This is a first attempt to restart something we were used to doing in the past, not exactly as it was before. The last edition, the edition of 2020, was fully online. This time we will be partly
in person. We will be working in the classrooms, although with a number of restrictions due to safety and security rules. We won't be able to use those rooms for the final exhibition that will not be held, unfortunately. So we have asked the participants to prepare a short video to present the result of their work, and that video will be part of what the jury will examine at the end. We will have prizes and awards. We won't have, as I told you, the final exhibition. And we have always been trying to do everything with lightness, but we should not forget that an event like this requires an extremely heavy and complicated organization. So we have had to adjust to procedures we were not used to. And we will meet again in this room also at the end of the workshop. Not all of us, unfortunately, as we have to keep the distance. But the workshop will be guided, as in the past, by Daniela Ruggeri and Marco Ballarin, and many other collaborators who will support you during your work. Please make their task as easy as possible, respecting the rules. The theme of the islands is a complex theme, and it certainly stimulates a number of thoughts. I think it will be a nice way to see Venice one last time as a possible city, as a sustainable city, a city that has still an acceptable balance in its organization. I think it is important for the participants to this workshop to have this opportunity. So have a fruitful work. And see you. Un ultimo ringraziamento a chi ha dovuto per tempo supportare insomma, i lavori di questi workshop e chi dovrà poi anche per lungo tempo a seguire, perché le relazioni con i docenti, gli esami, eccetera, eccetera, cioè agli uffici UAV, sia gli uffici tecnici, gli uffici amministrativi, perché su loro poi grava gran parte del lavoro. Grazie. Thank on my part to all those who will work in the administrative organization of the workshop before and after the conclusion of the workshop. Thank you all.